Bentornato sul canale YouTube di semprefarmacia.it. Durante la gravidanza è possibile e anche abbastanza frequente assistere a delle variazioni dei valori della pressione arteriosa. In particolare, già dalle primissime settimane è possibile assistere ad una diminuzione della pressione che in alcuni casi può provocare svenimenti e quindi mettere in pericolo sia la mamma che il bimbo. I meccanismi alla base però sono del tutto fisiologici e li vediamo in questo video. Capiamo anche cosa fare e cosa invece evitare. Fare, metti like e iscriviti al canale, non fare, skippare il video. Durante la gravidanza i valori pressori desiderabili sono quelli di sempre, restano quindi valori considerati normali, quelli compresi tra 60 e 80 per la minima e 90 e 120 per la massima. Invece valori inferiori a 60 per la minima e a 90 per la massima sono considerati troppo bassi. In particolare si parla di ipotensione lieve per valori compresi tra 60-90 e 40-60, di ipotensione di grado intermedio per valori compresi tra 40-60 e 33-50 e per ipotensione grave per valori inferiori a 33-50. Durante la gravidanza è considerata del tutto normale e fisiologica una diminuzione dei valori pressori di circa 10 mm di mercurio sia per la minima che per la massima. In genere questa situazione non provoca alcun sintomo, ma se la pressione scende ancora di più e si va all'ipertensione di grado intermedio o ancora peggio grave, chiaramente diventa un problema. Le cause dell'abbassamento della pressione in gravidanza sono del tutto fisiologiche e riconducibili alle variazioni ormonali tipiche di questo periodo. In particolare il progesterone prodotto dalla placenta favorisce il rilassamento dei vasi sanguigni per far sì che al bambino arrivi la giusta quantità di sangue, ossigeno e nutrienti. Sono condizioni alle quali l'organismo ha tutto il tempo di abituarsi e per cui non ci dovrebbero essere sintomi particolari. Quando però a questa situazione si aggiungono alcuni fattori, chiaramente i sintomi possono esserci e come. Tra questi fattori ricordiamo l'assunzione insufficiente di acqua con conseguente disidratazione, l'anemia, l'ipoglicemia, il caldo, soprattutto se umido, i rapidi cambiamenti di posizione, soprattutto dalla posizione sdraiata o seduta in piedi e infine la presenza di eventuali infezioni o sepsi. Le fasi della gravidanza in cui la pressione tende a diminuire sono il primo e il secondo trimestre, quindi orientativamente fino alla 24esima settimana. Da quel momento in poi invece la pressione subisce un lieve rialzo. È importantissimo però che non aumenti troppo, perché a quel punto potrebbe diventare un pericolo per la salute di mamma e bambino. Quindi da un certo punto di vista è anche meglio avere la pressione un pochino bassa nei primi 2 trimestri di gravidanza. Lo so, è una magra consolazione dato che i sintomi possono essere davvero molto fastidiosi. Vediamoli insieme. I sintomi della pressione bassa in gravidanza non differiscono da quelli di chi soffre di ipotensione normalmente e vanno da sintomi più lievi e costanti, quindi fastidiosi, a sintomi più gravi che si manifestano quando l'abbassamento è molto brusco. I sintomi più comuni sono debolezza, nausea, confusione mentale, vista annebbiata, capogiri e svenimenti. Il rischio per il feto chiaramente è correlato alle conseguenze della caduta dopo lo svenimento, oppure se la situazione dura a lungo si può avere ipossia con il rischio di parto prematuro. La gestione della pressione bassa in gravidanza dipende molto dall'entità del problema e dalla situazione di partenza. Chiaramente se la persona soffriva già di ipotensione prima della gravidanza è più possibile che abbia sintomi più gravi e quindi importantissimo gestire la situazione, però non vengono consigliati farmaci di solito, ma soltanto degli accorgimenti. Vediamoli insieme. Bere almeno 2 litri di acqua al giorno per assicurarsi un'adeguata idratazione. Consumare 2 pasti e 3 spuntini sani e leggeri durante l'arco della giornata. Chiaramente evitare il digiuno prolungato e se il medico lo ritiene opportuno si può aggiungere un pizzico di sale in più agli alimenti. Fare passeggiate e attività fisica moderata, evitare invece gli sforzi eccessivi. Riposare non da supine, quindi a pancia in su, ma di lato sul fianco sinistro, posizione che favorisce la circolazione sanguigna, ed evitare di alzarsi immediatamente, repentinamente dal letto. Evitare il caldo eccessivo
Evitare anche l'uso di alcol, che non è sicuro a nessuna quantità, ed evitare anche l'eccesso di caffeina. Abbiamo visto che la pressione bassa in gravidanza è un evento del tutto fisiologico, abbiamo visto anche come evitare che diventi un problema. Se hai domande lascia un commento. Un saluto dalla dottoressa Valentina di semprefarmacia.it, la tua farmacia sempre con te.